Sono le 4 di un pomeriggio di giugno e a Roma fa caldo. Una ragazza sta per uscire di casa. Deve andare a lezione di musica, ma non ha voglia di prendere l'autobus e immergersi nell'afa. A casa con lei c'è anche il fratello più grande che ha la patente. La ragazza allora chiede al fratello se può darle un passaggio in macchina direttamente fino alla Basilica di Sant'Apollinare, dove è la sua scuola di musica. Ma il fratello non può, ha da fare. La ragazza afferra le sue cose ed esce di casa sbattendo la porta contrariata. Il fratello la guarda uscire distratto, non sa che quella è l'ultima volta che vedrà la sorella. La ragazza è Emanuela Orlandi e la data è mercoledì 22 giugno 1983, il giorno in cui è cambiato tutto. Fabula e intreccio. La prima è la banale sequenza logica di eventi. La seconda, la matassa da sbrogliare quando questi eventi vengono presi e raccontati in ordine diverso per nascondere la trama e rivelarla un po' alla volta. Gli eventi del caso Emanuela Orlandi sono noti a tutti. Il loro significato però rimane tuttora nascosto a più di 40 anni dalla scomparsa. Ogni tanto nuovi indizi spuntano dal nulla, prendono di peso la famiglia Orlandi e la rigettano nel saliscendi di emozioni e speranze che li accompagna ormai da quel 22 giugno. Pietro Orlandi ha fatto della ricerca della verità la sua crociata e non ha mai perso un'occasione per spingere chi sa qualcosa a rivelare cos'è successo. Abbiamo tutti sentito la storia almeno una volta, di solito in concomitanza con l'ultima rivelazione, che sembra cambiare tutte le carte, per poi finire nel nulla come tutte quelle precedenti. In questo video voglio esporre i fatti nel modo più dettagliato possibile, approfondire tutte le ipotesi e infine dedurre che cosa è successo con tutta probabilità a Emanuela. Fate queste premesse, questo è il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi è una ragazza di 15 anni. È nata il 14 gennaio 1968 ed ha appena finito il secondo anno di liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. È una cittadina vaticana e qui vive con i genitori, Ercole e Maria, le tre sorelle Natalina, Federica e Maria Cristina, e con Pietro, il fratello maggiore. Il padre lavora nella prefettura della Casa Pontificia. Emanuela non è una studentessa modello. È appena stata rimandata a settembre in latino e francese, ma è appassionatissima di musica. Frequenta l'Accademia Tommaso Ludovico da Victoria nella Basilica di Sant'Apollinare e qui segue corsi di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio. Emanuela porta i capelli lunghi e passa i pomeriggi nei giardini vaticani. Ama ascoltare le canzoni di Claudio Baglioni e nel maggio 1983 è apparsa in una puntata di Tandem su Rai 2. La madre la chiama affettuosamente Lellè e la sua vita è simile a quelle di tanti altri adolescenti fuori e dentro le mura vaticane. Quanto segue è una ricostruzione dei fatti di quel mercoledì 22 giugno 1983. Emanuela esce di casa tra le 16 e le 16:30 per andare alla scuola Tommaso Ludovico da Victoria, dove studia diverse discipline musicali, tra cui flauto traverso. La lezione dovrebbe andare dalle 17 alle 19, ma quel giorno il programma prevede di finire con 10 minuti di anticipo, quindi alle 18:50. Il motivo è la celebrazione della messa per l'anniversario di matrimonio di una coppia nell'organico della scuola. Indicativamente verso le 16:30 Emanuela raggiunge a piedi la fermata dell'autobus in piazza San Pietro e sale sul mezzo. Alle 16:45 scende alla fermata di fronte alla Basilica di Sant'Andrea della Valle in corso Vittorio Emanuele II e inizia a percorrere a piedi Corso del Risorgimento. Poco dopo, alle 16:50 circa, un uomo ben vestito la ferma all'altezza di Palazzo Madama. I due scambiano qualche parola e l'uomo offre alla ragazza un lavoretto. Si tratterebbe di fare del volantinaggio per Avon durante la prossima sfilata di moda delle sorelle Fontana. Il compenso è interessante, 375.000 lire, che, aggiustando la conversione per il valore dell'inflazione, corrisponderebbero a poco meno di 700 euro. L'uomo le dà tempo per pensarci e le dice che rimarrà in zona per un po' nel caso la ragazza volesse accettare il lavoro all'uscita da scuola. Emanuela arriva alla scuola di musica intorno alle ore 17. Segue la lezione di flauto traverso e poi quella di solfeggio. Alle 18:40 chiede di poter uscire in anticipo per fare una telefonata. Esce dalla classe e chiama a casa con il telefono della scuola. A rispondere è la sorella Federica. Emanuela le racconta dell'offerta di lavoro che ha ricevuto poco prima.
Federica le dice che i genitori non sono a casa e le suggerisce di aspettare il loro rientro per parlarne con calma e prendere una decisione. Emanuela aspetta delle amiche all'uscita dalla scuola. Arrivano quindi le 18:50. Qui la giovane si unisce a Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini. Le tre si dirigono a piedi verso la fermata dell'autobus 70 di fronte al Senato, ovvero Palazzo Madama. Emanuela condivide con le due l'offerta di lavoro che ha ricevuto e confessa a Monzi di non sapere se tornare direttamente a casa o se provare a rintracciare l'uomo di poco prima e avvertirlo che avrebbe prima voluto chiedere l'opinione dei genitori. L'amica le dice di fare quello che si sente. Intorno alle 19:20 Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus 70. È affollato e Emanuela non sale. Dall'autobus le due vedono Emanuela parlare con una ragazza con i capelli ricci, che però non riconoscono. Questo è l'ultimo avvistamento confermato della ragazza. Emanuela aveva un appuntamento con diversi amici e la sorella Maria Cristina a Castel Sant'Angelo subito dopo la lezione. Qui però non arriva. Quella sera i genitori rincasano e così anche i fratelli di Emanuela, ma di lei non c'è traccia. La famiglia inizia a preoccuparsi. I genitori e Pietro, il fratello più grande, si recano alla scuola di musica per cercare la ragazza. Qui la preside dell'istituto dà alla famiglia alcuni recapiti telefonici di compagni di corso della ragazza. Dopo aver fatto alcune telefonate, che purtroppo non aiutano a rintracciare la figlia, Ercole Orlandi si reca al commissariato Vaticano in piazza del Collegio Romano e denuncia la scomparsa. Qui però viene invitato ad aspettare. Emanuela potrebbe essere a cena fuori con amici ed essersi semplicemente dimenticata di telefonare a casa. La denuncia viene registrata dall'Ispettorato Vaticano solo il giorno dopo, ovvero la mattina del 23 giugno. È il giorno seguente e iniziano le indagini. Papa Giovanni Paolo II è in viaggio in Polonia e viene informato della scomparsa. Il cugino di Emanuela e il fidanzato della sorella Natalina ripercorrono gli ultimi spostamenti della ragazza e arrivano a Palazzo Madama. I due trovano Alfredo Sambuco, un vigile urbano che era in servizio il giorno prima all'ora dell'ultimo avvistamento. L'uomo riporta di aver notato una ragazza, che corrisponde alla descrizione di Emanuela, la sera prima, mentre parlava con un uomo che guidava una BMW Touring verso le 19:30. Sambuco descrive l'uomo come un individuo tra i 35 e i 40 anni, alto 1,75 m, snello e ben vestito. Indossava un vestito lungo, aveva con sé una borsa ed era fortemente stempiato. Il 24 giugno Il Tempo e Il Messaggero scrivono articoli sulla scomparsa della ragazza. Assieme a una foto di Emanuela, i giornali allegano i numeri telefonici della famiglia. Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica, rintraccia la ragazza con i capelli ricci che è stata vista parlare con Emanuela alla fermata dell'autobus e organizza un incontro tra lei e Maria Grazia Casini. La giovane, che Casini non conosce, dice solo di aver proseguito a piedi con Emanuela verso Corso Vittorio Emanuele II e quindi verso sud, la direzione opposta dove Emanuela aveva appuntamento poco dopo con la sorella. Il 25 giugno, a casa Orlandi iniziano ad arrivare le telefonate. All'inizio però quasi tutte si rivelano essere poco attendibili. Poi qualcuno che sostiene di chiamarsi Pierluigi racconta di aver incontrato due ragazze a Campo dei Fiori mentre passeggiava con la propria fidanzata. Le giovani che ha incontrato vendevano cosmetici. Una delle due aveva con sé un flauto e sosteneva di chiamarsi Barbara. Pierluigi continua e aggiunge che Barbara aveva con sé degli occhiali da vista per correggere l'astigmatismo, di cui effettivamente anche Emanuela soffriva, dettaglio che però non era stato rivelato al pubblico. Pierluigi aggiunge altri dettagli, ma rifiuta un incontro con la famiglia Orlandi. Sostiene di avere 16 anni e quando scopre che Emanuela è una cittadina vaticana, chiede stupito ad Orlandi se sia un prete. Da questo momento in poi, la famiglia Orlandi inizia a registrare le telefonate che riceve. Nel frattempo, le forze dell'ordine contattano Avon Cosmetics e richiedono un organigramma del reparto vendite. L'azienda collabora e risulta che tra dirigenti, responsabili di zona e addetti vendita ci sono solo dipendenti donne. L'uomo che ha offerto il lavoro di volantinaggio a Emanuela non lavora per l'azienda. Il 28 giugno un altro individuo chiama. Sostiene di chiamarsi Mario e di essere il proprietario di un bar lungo il tragitto che Emanuela faceva per recarsi alla scuola di musica. Mario chiama perché un suo conoscente è stato accusato di essere l'uomo che aveva offerto ad Emanuela il lavoro di volantinaggio. L'amico vende cosmetici e ha due coinquiline, di cui una che si fa chiamare Barbarella. La ragazza ha confidato a Mario di essersi allontanata da casa temporaneamente e di voler fare rientro alla fine dell'estate. Durante la telefonata si sente una seconda voce in sottofondo che sembra suggerire a Mario qualche risposta.
L'uomo, però, rivela alcuni dettagli che solo qualcuno che conosce Emanuela può conoscere, e per questo motivo la famiglia Orlandi lo ritiene attendibile, così come Pierluigi, e sospettano che questa ragazza, Barbarella, possa essere proprio Emanuela. Con il mese di luglio, il caso arriva ad avere risonanza nazionale. Decine di cartomanti chiaroveggenti e presunti testimoni chiamano la famiglia Orlandi ad ogni ora. Le forze dell'ordine seguono ogni pista e assieme alla famiglia battono ogni quartiere di Roma. L'esito è sempre inconcludente. Domenica 3 luglio, durante l'Angelus, il Papa fa un appello per il ritorno di Emanuela davanti a migliaia di fedeli. A colpire sono le sue parole. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Fino a questo momento, nessuno ha suggerito si possa trattare di un rapimento con dei presunti responsabili. Il 5 luglio, un uomo telefona alla sala stampa del Vaticano. Ha un marcato accento straniero, che potrebbe essere genuino o simulato, e per questo motivo viene soprannominato l'americano. L'uomo sostiene di far parte di un'organizzazione e che Pierluigi e Mario, che avevano telefonato qualche giorno prima, ne farebbero parte. L'americano sostiene di essere in possesso di Emanuela e sostiene di volerla rilasciare in cambio dell'intercessione del Papa con le autorità italiane. Lo scopo sarebbe ottenere lo scarceramento di Mehmet Ali Akça, l'uomo che 2 anni prima aveva tentato alla vita del Papa. Il Vaticano non rivela di aver ricevuto questa telefonata. Qualche ora più tardi l'americano telefona alla famiglia Orlandi e gli fa ascoltare questa registrazione. Convitto nazionale Vittorio Emanuele Rigondi. Convitto nazionale Vittorio Emanuele Rigondi. Dovrei fare il terzo liceo a Saltananno, scientifica. Dovrei fare il terzo liceo a Saltananno, scientifica. Questa interazione cambia il corso delle indagini e la narrazione dei media. Il caso Orlandi non è più considerato solo un altro caso di una ragazza che scappa di casa, ma qualcosa di ben più complesso. Il 6 luglio un giovane chiama alla redazione dell'ANSA di Roma e rivela che l'americano ha fatto una telefonata il giorno precedente al Vaticano, telefonata che la Santa Sede appunto non aveva divulgato. Come prova di avere Emanuela in custodia, la voce dice di andare in piazza del Parlamento e di rovistare in un cestino dei rifiuti. Le forze dell'ordine eseguono le istruzioni e trovano una fotocopia della tessera di iscrizione all'Accademia di Musica di Emanuela, tessera che la giovane aveva molto probabilmente con sé al momento della scomparsa. C'è inoltre un messaggio scritto a mano che recita: "Con tanto affetto la vostra Emanuela". La famiglia ritiene che il materiale sia autentico e questo è il giorno in cui il SISDE si unisce alle indagini. 8 luglio. Una compagna di scuola di musica di Emanuela, Laura Casagrande, riceve una telefonata. Dall'altra parte c'è un uomo con un accento meridionale che rivendica le telefonate dell'americano come l'operato della propria associazione e smentisce tutte le altre come farse. L'uomo sostiene che Emanuela non si trovi più in territorio italiano e chiede a Casagrande di far recapitare il proprio messaggio all'ANSA. L'uomo vuole fare pressione sul Vaticano per la scarcerazione di Akça. Il termine delle trattative è il 20 luglio. Sentita dalla questura di Roma, Casagrande sostiene di conoscere Emanuela e di averle dato il proprio numero di telefono in precedenza scrivendolo su un pezzo di carta. Intanto i giornali iniziano a suggerire un nesso fra il caso della Orlandi e quello della scomparsa di Mirella Gregori, un adolescente di Roma avvenuta 1 mese e mezzo prima. Il 9 luglio una telefonata anonima alla redazione milanese di Famiglia Cristiana sostiene che il corpo senza vita di Emanuela sia nel lago di Bolsena. Le forze dell'ordine svolgono le verifiche ma l'esito è negativo. In questa data, inoltre, Raffaella Monzi, una delle 2 ragazze con cui Emanuela era uscita dalla scuola di musica, viene ascoltata in questura. Monzi riferisce della sua ultima conversazione con la Orlandi. Le 2 si conoscevano da circa 2 anni. Emanuela le avrebbe riferito di aver ricevuto l'offerta di lavoro per Avon, assieme a un'amica non precisata, e di voler incontrare l'uomo che glielo aveva offerto. Monzi riferisce che a suo parere la cosa puzzava di fregatura, possibilità di cui anche Emanuela sembrava essere al corrente. La Orlandi non aveva mai confidato altro sulla propria vita privata a Monzi, che sostiene che le 2 fossero più conoscenti che amiche. Il 10 luglio l'americano telefona di nuovo e comunica che un ulteriore scritto di Emanuela è stato lasciato nella cappella dell'aeroporto di Fiumicino. Il foglio viene trovato e il messaggio qui scritto recita: "Per Ercole e Maria Orlandi. Cari mamma e papà, non state in pensiero per me, io sto bene. Nel frattempo, la famiglia Orlandi continua a chiedere prove che la ragazza sia ancora in vita.
insoddisfatti del materiale ricevuto fino a quel momento. L'11 luglio Vincenzo Parisi, agente del SISDE, il servizio segreto italiano, si reca in Vaticano per ricevere qualsiasi informazione di cui la Santa Sede potesse essere in possesso. Le sue osservazioni vengono messe a verbale nel 94. L'uomo dichiara di aver trovato reticenza e poca collaborazione da parte dello Stato Pontificio. Il 12 luglio un'altra studentessa dell'Accademia di Musica viene sentita. La ragazza dichiara di essere uscita dalla scuola con un'amica e di aver notato all'ingresso un uomo giovane, sui 25, ben vestito e biondo. L'uomo guardava l'ingresso della scuola come se stesse aspettando qualcuno. Una foto scattata qualche giorno prima della scomparsa viene esaminata e nello sfondo appare un uomo che viene identificato essere Marco Sarantaro. L'uomo ha precedenti penali per droga e sembra avere legami con quello che all'epoca viene chiamato il gruppo dei Testaccini. I Testaccini sono dei criminali e fanno parte di un'organizzazione più grande. È la banda della Magliana. Il 13 luglio il SISMI, il Servizio Segreto Militare Italiano, analizza i documenti forniti dal SISDE sul caso Orlandi ed emette i risultati dei periti. Queste sono le deduzioni degli agenti del SISMI. L'americano è un individuo italiano che finge un accento straniero. Ha una padronanza di termini ricercati e sa riprodurre qualsiasi suono della lingua contrariamente a quello che cerca di far credere. L'uomo conosce inoltre lingue dell'America Latina con cui cerca di modificare il proprio accento. Al momento non ci sono prove che si tratti di un sequestro di persona e non ci sono elementi che legano il caso al crimine organizzato. La scelta dell'obiettivo e le pratiche osservate fino a questo momento sono affini ad organizzazioni eversive e la pista più probabile è quindi quella del rapimento a scopo politico. Infine, l'interlocutore manifesta più volte la volontà di trattare unicamente con il Vaticano. Il 14 luglio Gabriella Giordani, amica molto stretta di Emanuela, viene sentita e racconta di un episodio avvenuto qualche giorno prima della scomparsa. Mentre la Orlandi era in compagnia della Giordani e di una terza amica, in via dei Corridori, un'auto bianca con a bordo 2 individui si sarebbe avvicinata al marciapiede. L'individuo al lato del passeggero avrebbe indicato a Emanuela il compagno gridando «Eccola!». In seguito, questi avrebbe sporto il braccio dalla vettura, ma Emanuela si sarebbe allontanata interrompendo l'episodio. La ragazza fornisce l'identikit dei due. Uno sembra assomigliare molto all'individuo avvistato di fronte all'ingresso della scuola di musica, di cui è già stato fatto un identikit, mentre l'altro mostra una forte somiglianza con Marco Sarantaro. Il 15 luglio la polizia suggerisce l'ipotesi del rapimento per la tratta delle bianche, ovvero il traffico di donne caucasiche in Medio Oriente a scopo di prostituzione. Il giorno 16 luglio viene interrogato il seminarista Ian Wilson, che si trovava a Fiumicino il giorno in cui qui è stato trovato un messaggio scritto da Emanuela. 2 giornalisti dell'ABC sarebbero venuti a conoscenza del fatto e si sono quindi rivolti ai carabinieri. L'uomo tiene lezioni di catechismo presso la chiesa di Sant'Anna, a pochi metri da casa Orlandi. L'uomo conferma di conoscere Emanuela, ma di non aver ricevuto da lei alcuna confidenza personale. Inoltre, nega ogni coinvolgimento. Il 17 luglio viene fatto ritrovare all'ANSA un nastro. Il SISDE acquisisce immediatamente il reperto e ne trascrive il contenuto. Nel primo lato c'è la solita richiesta di liberare Ali Akça, mentre nel secondo c'è una registrazione agghiacciante. La trascrizione del SISDE riporta che nel nastro si distinguono 4 voci, quella di una giovane donna e quella di 3 uomini. La donna è in stato di agonia ed è evidentemente sottoposta a sevizie di intensità crescente. È presumibile che le violenze che sta subendo siano di natura sessuale. La copia del nastro che si può tuttora ritrovare online riporta solo la voce femminile, mentre non c'è traccia di quelle maschili. Alla famiglia Orlandi viene detto che la registrazione è stata presa da un film pornografico, ma non viene mai fatto il nome del presunto film. Il 18 luglio la Santa Sede installa una linea di comunicazione diretta per il caso Orlandi. Il 19 luglio Gianfranco Swiderkowski, vice direttore dell'Osservatore Romano, scrive un articolo non firmato in cui delinea una nuova panoramica sul caso Orlandi. Emanuela sarebbe stata rapita per ricattare il Vaticano, in una dinamica che coinvolgerebbe Roberto Calvi, il Banco Ambrosiano e lo IOR. A partire dal 22 luglio, sia la famiglia Orlandi che la famiglia Gregori si affidano all'avvocato Gennaro Egidio, che da qui in poi segue lo sviluppo dei casi. Superata la scadenza dell'ultimatum sulla liberazione di Akça, le telefonate dei presunti rapitori si fanno meno frequenti. Seguono decine di telefonate da altre organizzazioni eversive. Tutte reclamano un ruolo nella vicenda, mentre sviluppi concreti si affievoliscono. Si arriva quindi al 1997,
con l'archiviazione della prima inchiesta Orlandi per mancanza di nuove prove. Qui l'ipotesi del terrorismo internazionale viene liquidata come un tentativo di depistaggio e l'associazione del caso Gregori viene definita priva di fondamento. L'11 luglio 2005 una telefonata alla redazione di Chi l'ha visto avverte che per risolvere il caso Orlandi è necessario andare a vedere chi era sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare. La chiesa fa parte dello stesso stabile in cui Emanuela studiava musica. Qui viene trovato Enrico De Pedis, della banda della Magliana, morto nel 94. Il malavitoso era stato sepolto con l'approvazione del cardinale Poletti nella Basilica, ma il Vaticano non dà spiegazioni. Nel 2006 Sabrina Minardi rilascia la sua testimonianza. La donna è l'ex amante di Enrico De Pedis. La Minardi dichiara che De Pedis aveva eseguito il rapimento dell'Orlandi per conto del cardinale Paul Marcinkus, presidente dello IOR, per un gioco di potere interno al Vaticano. Inoltre, la Minardi aggiunge che lei stessa aveva condotto delle minori da Marcinkus in un appartamento privato a Roma. Nel 2021, Giancarlo Capaldi, ex magistrato che era capo della seconda inchiesta Orlandi nel 2012, ha dichiarato che all'epoca avrebbe tenuto una trattativa segreta con dei rappresentanti del Vaticano. Questi avrebbero chiesto aiuto allo Stato italiano per rimuovere la tomba di De Pedis da Sant'Apollinare, perché motivo di imbarazzo. Il magistrato allora avrebbe chiesto in cambio il materiale che il Vaticano aveva sul caso Orlandi. I rappresentanti avrebbero accettato e gli avrebbero consegnato una lista di nomi di persone che avrebbero potuto aiutare nelle indagini, aggiungendo però che questi nomi sarebbero dovuti bastare e che lo Stato italiano non sarebbe dovuto andare oltre. Nel dicembre 2024, Giuseppe Dioguardi, che nell'83 lavorava per il Ministero della Difesa, ha dichiarato che nel settembre di quell'anno un cardinale si sarebbe presentato al Ministero per richiedere un volo segreto da Roma a Londra. L'equipaggio richiesto sarebbe stato di 4 persone, 2 uomini e 2 donne. In parallelo, una persona che sostiene essere Vittorio Baioni ha contattato Pietro Orlandi. Baioni era in passato stato attivo nei Nuclei Armati Rivoluzionari, un gruppo eversivo di estrema destra. L'uomo avrebbe accompagnato Emanuela a Londra e ne sarebbe stato il carceriere. Lo scopo del viaggio sarebbe stato sottoporre la ragazza a un'operazione chirurgica segreta. Al momento della scrittura di questo video, il caso di Emanuela Orlandi rimane irrisolto. Alla luce dei fatti e delle testimonianze, voglio quindi esporre tutte le varie teorie che sono state avanzate sul caso. Prima di farlo, però, è necessario ricordare i vari indizi e dare loro il giusto contesto. Il primo appello del Papa. Il Papa è un capo di Stato e ogni sua dichiarazione viene pesata e valutata prima di essere diramata al pubblico. Se è vero che diverse persone all'epoca avessero probabilmente già valutato l'ipotesi del rapimento, in questo punto della vicenda, questa non è ancora una delle ipotesi principali. Il fatto che il Papa abbia deciso di puntare in questa direzione, in modo più o meno esplicito, è significativo. Inoltre, raggiungere il pontefice in un viaggio all'estero per comunicargli che un'adolescente non era incasata nella notte dimostra uno strano conflitto di priorità. Il fatto che il Vaticano non abbia divulgato la telefonata ricevuta il 5 luglio, né al pubblico né alle autorità italiane, denota una scarsa volontà di collaborare. Anche ammesso che avessero ritenuto la telefonata non attendibile, non spettava al Vaticano decidere se ignorarla o meno. La registrazione della voce di Emanuela che l'americano ha fatto ascoltare alla famiglia Orlandi è stata ritenuta autentica. Secondo loro, la voce nel nastro è quella della ragazza. Quello che va precisato però, come avrete sentito dal file audio, è da dove questa registrazione sia stata ricavata. Le poche frasi dette dalla ragazza sembrano parte di un'intervista e il tono della voce non è alterato da un forte stato emotivo. Incidentalmente, Emanuela era apparsa in televisione su Rai 2 nella trasmissione Tandem il 20 maggio, solo un mese prima della scomparsa. La registrazione sembra proprio essere stata presa da un'intervista fatta dalla redazione del programma ai concorrenti. Possiamo quindi fare 2 deduzioni. La prima è che la persona al telefono aveva accesso a questa registrazione e la seconda è che questo non prova che Emanuela, al momento della telefonata, fosse ancora in vita. Per quanto riguarda i fogli di carte con la scrittura di Emanuela, presentano una calligrafia che potrebbe essere quella della ragazza. I messaggi inoltre non hanno connotazione temporale e non provano che la giovane fosse in vita al momento del ritrovamento dei testi, né che fosse ancora in custodia di chiunque abbia fatto ritrovare i messaggi. La foto che ritrae Marco Sarantaro non è casuale. L'uomo, morto nel 2007, avrebbe rivelato al padre di aver pedinato Emanuela Orlandi e di aver fatto parte del rapimento.
A dargli l'ordine sarebbe stato Enrico De Pedis e come pagamento per il lavoro Sarantano avrebbe ricevuto una moto. Ian Wilson frequentava la chiesa a 2 passi da casa Orlandi e inevitabilmente era a conoscenza di diversi dettagli su Emanuela e i suoi fratelli. Il fatto che quel giorno fosse a Fiumicino gli conferisce l'opportunità e i mezzi di piazzare il biglietto nella cappella dell'aeroporto e la sua attività gli dà accesso a informazioni non dissimili da quelle che sono state poi divulgate dall'americano. Infine, Sabrina Minardi è stata ritenuta inattendibile a causa della sua tossicodipendenza e dal fatto che dopo le sue dichiarazioni iniziali abbia ritrattato più volte la propria versione. Fatte queste precisazioni, possiamo quindi procedere a esporre le varie ipotesi. La prima teoria è quella dell'intrigo internazionale. I rapitori sarebbero parte di un gruppo eversivo e avrebbero escogitato il piano per esercitare pressione sul Vaticano e assicurare il rilascio dell'attentatore Ali Akçaa, come dichiarato. Akçaa ha rilasciato più volte dichiarazioni a riguardo, contraddicendosi e rivelandosi inattendibile. Allo stesso tempo, prove a carico di questa pista sono scarse e la procura italiana l'aveva già screditata nel 97. La seconda teoria è quella della banda della Magliana. L'organizzazione avrebbe rapito Emanuela per una questione di capitali illeciti che coinvolgono lo IOR e il Banco Ambrosiano. La ragazza sarebbe stata rapita da loro per fare pressioni sul Vaticano ed estorcere fondi persi nel crack della Banca Vaticana. La criminalità organizzata avrebbe riciclato denaro sporco nelle attività pontificie e in cambio il Vaticano avrebbe avuto liquidità da utilizzare nel supporto di organizzazioni come Solidarność in Polonia, dove stavano prendendo atto forti opposizioni al regime filosovietico. Papa Giovanni Paolo II era polacco e avrebbe utilizzato questi fondi proprio per questo scopo. Il crack del Banco Ambrosiano avrebbe quindi creato un buco nelle finanze vaticane e reso difficile restituire alla malavita i capitali persi. Le indagini hanno quindi portato le forze dell'ordine italiane a indagare su individui vicini a De Pedis, riconosciuti dagli amici di Emanuela in alcune foto. Il primo è Marco Sarantaro. Prima di morire, l'uomo avrebbe confessato al padre di aver prelevato Emanuela in piazza del Rinascimento. La ricostruzione venne però ritenuta inattendibile perché Emanuela è scomparsa da Corso Risorgimento, che è molto lontano dal luogo indicato da Sarantaro. Il secondo individuo indagato è Sergio Virtù, indicato da Sabrina Minardi come l'autista di De Pedis. L'uomo ha negato ogni accusa e a suo carico c'è solo un'intercettazione telefonica nella quale accenna la vicenda mentre parla con la convivente. Nel 2015 però Virtù è stato prosciolto. Infine c'è Giuseppe De Tommasi, al cui carico c'è un'intercettazione ambientale nella quale commenta il caso al telegiornale dicendo che Emanuela sarebbe stata seppellita a Tor Vaianica da De Pedis. È stata anche avanzata l'ipotesi che Mario, uno dei testimoni che aveva telefonato alla famiglia Orlandi nell'83, fosse proprio De Tommasi, ma a riguardo non è stata mai fatta nessuna perizia. Il 7 maggio 1983, un mese e mezzo prima della scomparsa di Emanuela, successe lo stesso a un'altra ragazza di Roma. Si tratta di Mirella Gregori, di cui ho parlato nel video dell'iceberg, che vi invito a vedere se ve lo siete perso. Le due avevano un'età simile e vivevano entrambe a Roma. A differenza dell'Orlandi, però, Mirella Gregori era una cittadina italiana. In molte occasioni i casi sono stati accomunati, ma ci sono ben poche prove che esista un legame. Una delle ipotesi è che siano state entrambe vittime di un serial killer attivo nella capitale e che le telefonate anonime ricevute dalla famiglia Orlandi fossero solo tentativi, da parte di organizzazioni eversive, di capitalizzare sulla fama dei casi. L'ipotesi della pedofilia in Vaticano è stata avanzata in seguito allo scandalo che ha coinvolto i preti a Boston. Il giornalista Pino Nicotri avrebbe inoltre ricevuto indiscrezioni a riguardo. La teoria da lui avanzata è che la Orlandi sarebbe deceduta per errore durante un festino a luci rosse, organizzato da altri prelati la sera stessa della scomparsa. Padre Amort, il famoso esorcista, avrebbe confermato la teoria in un'intervista nel 2012. Un esponente di Cosa Nostra, inoltre, avrebbe corroborato l'ipotesi aggiungendo che al festino avrebbe partecipato anche Paul Marcinkus, l'allora presidente dello IOR, e che la ragazza sarebbe stata sepolta assieme ad altre giovani vittime in Vaticano. Questa rivelazione getta ombre sulla registrazione fatta trovare all'ANSA all'epoca dei fatti. Una variante di questa teoria si collega alle ultime rivelazioni sul volo segreto richiesto dal Vaticano ai servizi segreti italiani, di cui esiste una documentazione. Emanuela sarebbe stata portata a Londra per ricevere un'operazione chirurgica segreta. Le speculazioni suggeriscono che potrebbe aver ricevuto chirurgia plastica per nascondere segni di violenza, cambiarne l'aspetto oppure interrompere una gravidanza
risultata dalle sevizie ricevute dai prelati in Vaticano. Infine c'è l'ipotesi della fuga volontaria. Emanuela si sarebbe allontanata da casa di sua iniziativa, come suggerito dai primi testimoni al telefono che parlano di Barbara o Barbarella. Quest'ipotesi, però, è tra le meno accreditate. Il caso rimane irrisolto e rimarrà tale finché le persone in possesso di informazioni non faranno un passo avanti, a prescindere dal costo che questo comporterebbe. Voglio quindi tirare le somme ed esporre la teoria che mi sembra più probabile e ripulire la storia da tutti i tentativi di depistaggio che negli anni hanno provato a sottrarre i colpevoli dalle proprie responsabilità. Molti di voi saranno familiari con il rasoio di Occam, il principio logico che afferma che tra spiegazioni ugualmente valide la più semplice è da preferirsi. Seguendo questo principio possiamo escludere immediatamente le teorie più fragili, ovvero l'allontanamento volontario e il serial killer che avrebbe ucciso Emanuela e Mirella Gregori. Non sono supportate da prove concrete e sembrano solo tentativi di unire i puntini in un modo conveniente, senza preoccuparsi di tutti gli elementi che puntano in altre direzioni. L'ipotesi dell'intrigo internazionale e il coinvolgimento di gruppi eversivi come i lupi grigi sembra plausibile, ma sotto uno scrutinio più attento crolla come le prime due. Che Ali Akçaa abbia attentato alla vita del Papa solo 2 anni prima della scomparsa di Emanuele è un fatto. Questo evento in sé è avvolto nel mistero. I vari mandanti sono occulti, anche se tra le varie ipotesi si potrebbe essere trattato di un tentativo da parte del KGB di eliminare il Papa polacco per mantenere controllo sull'Europa orientale. Le trattative per il rilascio di Akçaa, però, sono state anomale. I presunti rapitori non hanno mai fornito prove concrete che Emanuela fosse in vita e nel momento in cui Akçaa non è stato liberato non hanno eseguito nessuna minaccia. Dimostrare di avere la ragazza in custodia avrebbe aumentato enormemente il loro potere di negoziazione. I rapitori però hanno fallito nel provvedere queste prove. La teoria dello scandalo sessuale vaticano è più solida perché si radica su inchieste ed eventi provati. La Chiesa cattolica è stata più volte travolta da scandali sessuali. Ha una storica propensione all'insabbiamento e, in definitiva, è composta da individui umani che non si possono sottrarre alla natura della specie. Le prove e le testimonianze fornite a riguardo, però, sono molto fragili. Padre Amort, per esempio, è un sacerdote che ha dedicato la propria vita all'esorcismo, una pratica senza basi scientifiche che ha più volte precluso individui, affetti da patologie mentali, di ricevere adeguati trattamenti sulla base di superstizioni. Inoltre, l'uomo non è un cardinale e non avrebbe mai avuto accesso a documenti segretati del Vaticano. Per questo non ritengo che sia attendibile, così come il giornalista Pino Nicotri. Mentre facevo ricerche sul caso mi sono infatti imbattuto in almeno 2 teorie, basate su speculazioni e testimonianze prive di fonti, avanzate dal giornalista. Non voglio esprimere un parere sull'integrità professionale dell'uomo, ma semplicemente sulle 2 ipotesi da lui proposte. L'ipotesi del volo a Londra è altrettanto inverosimile. Tenere una ragazza prigioniera per prevenire una fuga di notizie richiederebbe un dispiegamento di forze e risorse esagerato. Eliminare una persona in questa situazione sarebbe chiaramente la soluzione più pratica, e trovo poco plausibile che i suoi carnefici non avessero voluto farlo per una questione di coscienza, dopo averla violentata e costretta ad abortire. Inoltre, nei decenni della scomparsa, Emanuela avrebbe avuto troppe occasioni di contattare la propria famiglia o le autorità, cosa che non è avvenuta. Questo ci porta all'ipotesi più probabile, che è quella del ricatto economico. L'attentato a Papa Wojtyla stesso corrobora questa serie di eventi che, se messi in ordine, rivelano la fabula di questo intreccio complicato. Che Papa Giovanni Paolo II avesse finanziato Solidarnosc e la resistenza antisovietica polacca è comprovato, così come un fatto l'attentato alla sua vita, eseguito dal solito pazzo senza un apparente motivo. Il crack del Banco Ambrosiano è avvenuto nel 1982, quando nel bilancio della banca è apparso un buco di $1 miliardo e 200 milioni dell'epoca. Il presidente della banca, Roberto Calvi, scappa dall'Italia e viene trovato impiccato a Londra, sotto il Blackfriars Bridge, in un caso di suicidio sospetto. In questo groviglio, quindi, basta seguire la logica suggerita da Borsellino e seguire i soldi. Questi soldi devono essere finiti da qualche parte e, allo stesso tempo, devono avere un'origine. Questa sarebbe la mafia, probabilmente Cosa Nostra, che, come sempre, ha l'esigenza di riciclare denaro ottenuto tramite illeciti. Paul Marcinkus è stato più volte sospettato di aver facilitato questo processo tramite la sua posizione di presidente dello IOR. Inoltre, il predecessore di Wojtyla, Papa Giovanni Paolo I, è morto in circostanze sospette. L'accusa è che a lasciarlo perire sia stata proprio una fazione interna al Vaticano che si opponeva alla sua volontà di riforma. Il pontefice, infatti,
voleva rendere l'attività della Santa Sede e dello IOR più trasparente e, se inserito nel quadro generale, questo spiega il motivo per cui qualcuno avrebbe voluto mantenere oscuri i traffici economici di San Pietro. Il coinvolgimento della banda della Magliana è innegabile, la mole di testimonianze e prove circostanziali a carico dell'organizzazione è insormontabile. De Pedis è stato sepolto nella Basilica di Sant'Apollinare in cambio di un favore fatto al Vaticano. Persone normali non possono essere sepolte assieme ai cardinali. L'atto in sé è compatibile con i legami tipici tra malavita e religiosità atta a ostentare il proprio potere. De Pedis è stato coinvolto da troppi testimoni e personalmente trovo che le dichiarazioni della Minardi siano rilevanti. La donna ha probabilmente ritrattato dopo aver ricevuto minacce. Attribuire la sua inattendibilità alla sua tossicodipendenza sembra un tentativo sospetto di screditarla. È possibile recuperare l'intervista che ha rilasciato all'epoca, e in questa non trovo si possa parlare assolutamente di una mente offuscata dalla dipendenza. La dinamica degli eventi sarebbe quindi la seguente. Cosa Nostra investe capitali nel Banco Ambrosiano per riciclarli. Il Vaticano li usa per finanziare Solidarnosc e altre attività poco chiare, fino a quando la Banca d'Italia non indaga e trova il buco di bilancio che comporta il collasso improvviso del Banco Ambrosiano. San Pietro si trova in difficoltà economica e nel gennaio 1983 induce un giubileo straordinario. La motivazione ufficiale è celebrare i 1950 anni dalla morte e risurrezione di Cristo, scelta molto particolare, se non fosse che, storicamente, il giubileo è stato usato dalla Chiesa per riempire le casse tramite donazioni straordinarie. Cosa Nostra rivuole i propri soldi e assolda qualcuno per estorcerli allo Stato Pontificio. La banda della Magliana ha il monopolio sulle attività criminali della capitale e fa quindi da tramite tra Cosa Nostra e San Pietro. Si decide di rapire un cittadino vaticano, da usare come moneta di scambio. Emanuela viene scelta perché è la figlia di un funzionario vaticano vicino al Papa. Viene pedinata e prelevata con una falsa promessa di lavoro la sera del 22 giugno. Probabilmente le vengono fatte scrivere qui delle frasi da far recapitare alla famiglia, promettendole che se collabora non le sarà fatto del male. Questo non succede. Gli uomini di De Pedis e probabilmente lui stesso violentano Emanuela e registrano le sevizie per far capire al Vaticano che non stanno scherzando. Le prove delle violenze vengono fatte arrivare ai giornali, per coinvolgere l'opinione pubblica italiana e fare ulteriore pressione a San Pietro. Lo Stato Pontificio si trova quindi incastrato, non collabora con la polizia e intima ai servizi segreti italiani di non farsi coinvolgere. Crea la figura dell'americano, per dettare la narrativa ufficiale e spostare la responsabilità su uno dei tanti gruppi eversivi attivi in quegli anni. I periti ritengono che l'americano conoscesse l'italiano molto meglio di quanto fingesse, e assieme a questa lingua conosceva anche quelle dell'America Latina. Tra le persone che lavorano in Vaticano c'è un uomo che corrisponde a questa descrizione, un uomo già indicato da altri come l'americano nelle varie speculazioni sul caso. Si tratta di un membro della Gendarmeria Vaticana, che in pochissimi anni, dopo il 1983, ha una carriera fulminea fino al vertice. Si tratta di un individuo di origine straniera, che però conosce molto bene l'italiano ed è sposato con una donna venezuelana. Si tratta di Alois Esterman, che verrà poi trovato morto qualche anno più tardi nel suo appartamento, assieme alla moglie, in un caso liquidato dal Vaticano senza adeguate indagini. Alois Esterman sarebbe quindi l'americano e collabora nel tentativo di depistaggio per proteggere la Chiesa dall'enorme scandalo. In cambio, riceve la promessa di una promozione che, ironicamente, si rivela essere un patto con il diavolo, perché lo rende un testimone scomodo, un testimone che va eliminato. San Pietro riesce probabilmente a contrattare con Cosa Nostra, magari anche grazie ai fondi del Giubileo. Emanuela perde quindi la sua utilità e viene uccisa sommariamente e fatta scomparire da De Pedis, probabilmente da qualche parte a Torvaianica, come uno dei tanti altri corpi fatti scomparire dalla banda, e i suoi resti non vengono mai ritrovati. Infine, posso dire di aver riscontrato nell'intera vicenda tracce evidenti della volontà occulta di non trovare la verità. Ogni individuo vicino a De Pedis è stato liquidato come inattendibile o prosciolto per mancanza di prove senza esclusioni. Da Sarantaro alla Minardi, nessuna di queste piste è stata seguita fino alla fine, come se ci fosse una volontà nascosta di non scavare oltre. A riprova di questo ci sono le dichiarazioni del magistrato Capaldo. La trattativa segreta nel 2012 aveva visto gli emissari del Vaticano chiedere allo Stato italiano di diffondere una spiegazione verosimile sul caso Orlandi che mondasse la Santa Sede di ogni responsabilità. La trattativa però sarebbe fallita e per questo, nel 2012, Capaldo avrebbe dichiarato la volontà di tenere la tomba di De Pedis nella chiesa di Sant'Apollinare. Poco dopo queste dichiarazioni, Capaldo è stato rimosso dall'inchiesta e sostituito da Giuseppe Pignatone.
Pignatone ha quindi smentito le dichiarazioni di Capaldo e autorizzato la rimozione della tomba del mafioso da Sant'Apollinare. La mia opinione personale è che il Vaticano abbia ottenuto la collaborazione di alcuni elementi interni alle istituzioni italiane in cambio di appoggio politico. Il Vaticano ha avuto e continua ad avere una forte influenza, sia palese che celata, nella politica italiana. Sospetto quindi che diversi elementi interni ai ministeri italiani abbiano usato la propria influenza per assicurarsi che la verità sul caso Orlandi non venga mai a galla, garantendo la sopravvivenza dello Stato Pontificio. Pietro Orlandi continua a battersi per la verità ed è anche grazie a lui che gran parte degli elementi di questa storia sono emersi. Lui ha sempre indicato uno degli attori principali di questa vicenda come il solo in possesso degli elementi mancanti per trovare finalmente una risposta a cosa sia successo a Emanuela. Questo attore è il Vaticano. Rilasciare tutti i documenti sul caso Orlandi, però, scuoterebbe le fondamenta dell'istituzione e rischierebbe di decretarne la fine. Con ogni probabilità, San Pietro non farà mai luce sul caso, non senza sufficienti pressioni. Nel 2013, poco dopo la sua elezione, Papa Francesco ha incontrato Pietro Orlandi fra la folla. Orlandi gli ha fatto una domanda sulla scomparsa della sorella. La risposta del Papa è stata Emanuela è in cielo. Conosco questo caso da anni. Sono cresciuto con chi l'ha visto in casa e negli anni ho guardato diversi documentari sulla vicenda. Prima di fare ricerche approfondite per questo video pensavo di saperne abbastanza, ma mi accorgo solo adesso della mia presunzione. Non avevo idea del volume di indizi e testimonianze sospette di cui abbiamo traccia, e non mi stupisco che chiunque si immerga nella vicenda faccia così tanta fatica ad avere un'idea chiara di cosa sia successo. Allo stesso tempo, però, trovo che le prove a carico della Magliana e del Vaticano siano impossibili da trascurare, e mi auguro che un giorno qualcuno la smetta di coprire un'organizzazione capace di una cosa simile e aiuti la famiglia Orlandi a trovare la chiusura di cui ha bisogno. Fatemi sapere come la pensate nei commenti e vi ringrazio di aver guardato il video fino in fondo. Se vi è piaciuto non esitate a iscrivervi al canale e a mettere mi piace. Detto questo, un saluto e al prossimo video.